cazzo che fa? Appunto. Andiamo, ne. Dove? Dobbiamo andare Nella sinagoga, ha detto. Sì. Da là, Io non ho detto niente. You keep saying you've got something for me. Sto guardando male sto tizio. Io prima mi mangio una maledizione ebraico. Dico io, ho detto 3 euro per l'entrata. Diciamo un'offerta un po' troppo forzata. Io dico una cosa, che i luoghi di culto non devono essere tassati all'ingresso. Al massimo un'offerta libera, un'offerta di 1000 fiorini l'avrei fatta. Dici 1000 fiorini non entri, devo stare a casa. Tutto in questo clima dove il governo ormai. Il governo con la crisi, che non so domani se c'è un posto di lavoro quando torno a casa. Cioè no, che ce l'avevo prima, però non so se ce l'ho dopo. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Ora prima stavo parlando con Giangi pensando che stesse rivolgendo a Paolo Peppe. E voglio ricordare perché mi cercate Paolo Peppe, noto, pazzo, mondano, che è famoso per andare, prima di dire che la Madonna gli ha apparso in sogno, per poi andare di fronte alla chiesa di Santa Maria e bestemmiare fortissimo. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Che ho chiesto matcha cappuccino e questo ha scritto matcha cream cappuccino. Questo ha scritto Brian sul mio bicchiere. Io volevo un matcha cappuccino che era quello freddo, mi fa un matcha cappuccino cold, sì, me l'ho dato caldo. And you keep thinking that you'll never get burned. Ah no, cola. Quando pubblico a casa, quando è international andare in giro con il bicchiere Starbucks in giro per una città europea. Ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Stiamo per aver costruito il ponte lì, ponte Margherita. No, è una. Lasciamo perdere Gianni. Ponte Margherita famoso perché lì sopra c'è una pizzeria buonissima, fa pizza Margherita. Da guardare. Sì, dopo, sì, dopo. Allora, che a causa di problemi economici non derivanti dal mio portafoglio. Ma a me è morbidissimo sto coso. Questo è pesante. Ho detto quello che faccio lo scrivo di non. No. Hai 13 anni. Poi lasciamoci a. Niente, ci guarda malissimo. Un altro show. È leggerissimo ora, no, non funziona, non funziona. Guarda, siamo qua. Allora, degli italiani molto bigotti sono appena sorpassato. Noi abbiamo questo distribuzione che vorrei le marce per andare più veloce, ma il massimo di velocità è io a piedi che cammino per Mamma mia. Forse la formica ci sta superando. Ma guarda qua buone.
Lo specchietto potevo mettercelo qua sopra comunque, Veramente sì. Sono un maiale. Ciao a tutti, siamo qui sul reshow più progettato male che abbiamo mai visto, a doppia catena. E vabbè, questo non è un male, adesso è una mezza marcia, un rapporto un po' più lungo. Fa schifo sto coso, andando alla velocità dei bambini piccoli. C'è un acquapark là. Allora, andiamo a decidere cosa fare. Che sono già le 12:20. Ci sono due o tre possibilità. Prendere un po' di mezzi, attraversando quindi il ponte, però aspettare diverse coincidenze secondo quanto ci conviene, per prenderci le bici della città e farci 3,5 km circa con la bici, passando per il centro della città a 34 gradi. Allora da là mi avvicino qualcosa lentamente alla mano, come a scambiare una bustina, poi torno indietro. Vai. La 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 la. E ieri ho fatto un sogno e c'eri dentro anche te, leggevi piccoli brividi e bevevi un caffè con me. Non riuscivamo a dormire. Non la vedo saggia sta cosa. Come mai? Mi ammazziamo. Sto usando sempre con la cicoria troppo. Ancora un passo però. Il problema che sta facendo. Un passo da qua. I piedi mettere dentro e tutto là dentro. La sto smontando il mare. No, al contrario, girati. Non era giusto, metti il tallone. Ok, girati. E stinata e resti qua, perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene. Yeah, 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 yeah. I pugni in faccia che mi dai, ti conservo nell'anima. Più semplice quanto si pensava, no, mano. Piece of cake. Che dice? Piece of cake. Pezzo di cacca, ha detto, a te l'ha detto. Ha detto piece of cake e vuol dire pezzo di torta. Che andremo a dire che è un gioco da ragazzi. Un dolce. Ah, Giangi, impara un po' l'inglese. No, era una battuta, stavo Giangi. Non lo pulisci. Non lo pulisci. Non lo pulisci. Non lo pulisci. Non hai rispettato le distanze. Però me lo pulisci. Però me lo pulisci. Ah, adesso a me, adesso qua al massimo. Ma che schifo. Ce l'ha con me, Mone, quello che ho mangiato a colazione. Allora, dici cosa che sei calato mano a colazione? Ma non si è calato tu a colazione? Io ho una fetta di torta. Le torta. Invece il romano ogni tanto a Mone. Mone, arrivate che sei di Milano. Un fettino di torta. Fettin. Un piece of cake di Giamone. Che è vero. Ho fatto la mia solita colazione con dosi un po' aumentate per consumare quello che avevamo dentro. Domani cosa fai colazione, Giangi? Tu mi hai detto finisci tutto. Ah, è stata colpa sua, ora mi ricordo. Mi hai detto finisci tutto quello che c'è, che domani mangiamo la colazione e la facciamo fuori. Ora mi sono ricordato. Mai accanto a tutti ti voglio bene, perché le tele vendite, ricordelli a notte fonda sui canali di provincia. Mi parlano di te e dicono che dopo tutto sempre il giorno ricomincia, ma ti giuro non lo so. Ti giuro non lo so. No. Yeah,
L'ossigeno che ho già mangiato. Che è successo, Gianni? Sono stato sciocco. Come? Sciocco? No, sono stato direzionato a mia insaputa a mangiare tanto a colazione. Per questi 4 giorni ho pensato di prendere un litro di latte e una confezione di cereali Kellogg's, pensando che per 4 giorni, 4 colazioni sarei stato abbastanza bene. Il fatto sta che ieri e oggi ho preso un litro di latte e 400 grammi di cereali, provocando il mio apparato digerente, quindi l'intestino tutto completo, proprio tenue, grasso e magro, come lo chiamiamo, come vogliamo, provocando dolori, piccoli vibrazioni, chiamiamolo così, intestinali. Spiegami come ti senti usando solo termini economici. E il mio ciclo economico interiore sta avendo un forte ribasso dovuto alla caduta di governo. La caduta di governo rappresenta in queste case i cereali caduti all'interno della tazza del latte. Per una ripresa sarà necessario cambiare un po' tutto, eliminare cosa c'è dentro in questo momento, tutti quei parlamentari in questo momento sono in eccesso, quindi io e il bagno in seduta comune ci dobbiamo riunire e poter espletare. Ma i parlamentari in eccesso devono andare in eccesso. Esatto, è sempre giusto. Zona faremo 6 in Ungheria secondo me. Come? Impressione a caldo. 33 gradi, quindi molto caldo. Diciamo un po' cupo, centrato molto sul comunismo, su quello che la gente passava. Questa struttura è una sorta di quartier generale comunista. Sì, c'è da dire, possiamo andare, così posso continuare la spiegazione che ha iniziato il grandissimo Gianni. Quella parte, no? C'è da dire che questo palazzo all'inizio fu un quartiere generale nazista prima e durante la seconda guerra mondiale. Poi i comunisti insediarono qui in Ungheria creando un'armata chiamata Red Army, iniziarono a massacrare di botti i nazisti, ci fu una guerra violentissima. Nel 1944 i comunisti hanno deciso di spappolare tutto e si prendono questa casetta che in realtà è una base militare e lungo questa base militare nel seminterrato avevano delle prigioni, delle camere di tortura e facevano i loro porci comodi. Solo nel 1956 con la rivoluzione avremo poi la liberazione del paese Ungheria dal comunismo, perché sappiamo tutti che nel 1953 Stalin morì. Stiamo facendo destra e sinistra del quarto d'ora, secondo me Gianni Strambau. Stalin muore nel 1953 e la rivoluzione c'è nel 1956, quindi dopo Stalin 3 anni di comunismo che ancora c'è. Comunque una domanda da fare a tutti i comunisti che sono in ascolto, che allora voi comunisti siete peggio dei fascisti, cioè se dovessi scegliere di vivere in un regime totalitario, se vivessi nel fascismo io accetterei il fascismo, almeno vi farei una vita decente. Se vivessi nel comunismo no, perché il pane, come abbiamo detto qua, pane, zucchero, sono andato a comprare coi token perché deve essere uguale per tutti, però poi chi stava al potere mangiava pane e porci. Allora se comunismo è comunismo per tutti e qua mi sto iniziando ad alterare, quindi voi comunisti che di sinistra, sinistroti, voi del PD, ditemi voi qua, questi comunistelli, come funziona, perché qua mi altero. Innanzitutto cerca di mantenere una certa calma. No, meglio porco che fascista, ma meglio fascista che comunista, io direi. Quindi è un'equazione questa. Meglio porco che comunista, meglio porco che fascista, ma meglio fascista che comunista. Entrambi sotto alla porcaggine comunque. Allibito da queste dichiarazioni. Dovresti essere comunista che fascista? Non mi resta nessuno dei due. Anzi, Sono partigiano io. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano. la prima volta mi vedete c'ho in camera senza cappello, è strano, ma è vero. Da dire. Non mi presentare la tua ragazza.
Andiamo ancora. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh vela. Guarda come si aprono le porte in Ungheria. La libertà. Esagera sempre, una volta, la seconda, la terza e poi si cambia. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Due piani e tu hai fatto una forte. No, stanotte non ammazziamo poi. Finire il tempo delle nere. Quando me te l'aspetti, Quando vedi l'aspetti tu, pam, ti stacco la testa. tre cozzi lui e Io ho tre pianissimi di uno forte. Sì. Al massimo delle rispetti, uno piano. uno forte non te l'aspetti. No, due piani sono uno medio, due medi sono uno forte. Io ho tirato uno medio e tre piani. E sono una persona onesta. Piano. l'aspetti ti rompo il Piano. Io ti ammazzo il botto. Ti ripeto, quando te l'aspetti rompo di botto. Tu provaci e io ti ammazzo. Quindi se ci devi solo provare, porca miseria. Oggi non è giornata. Culo. Qua. Allora, amici a casa. Giangi Millan deve essere una persona onesta. Ora, io ho tirato tre buffetti piano piano. Ora, Fermi. tre piani sono due piani mezzo palato, li ammazzi, li aggiungi, le fanno un medio e uno piano. Io me ne ho tirato uno forte è fatto da due medi, e due medi sono quattro piani, quindi a te ne tocca uno piano. Se vogliamo essere pari, perché ne ho tirato uno medio. Non è questione di quantità di quasi forza, è questione che tu mi hai dato fastidio una volta, ho detto di finirla. Mi hai dato fastidio la seconda volta, ho detto di finirla. Mi hai dato fastidio la terza volta, ho detto di finirla. Io ho fatto piano. Poi una quarta volta mi hai dato fastidio, ho detto io, vedi che ti faccio male. E ti ho fatto male. No. Aspetta, allora, fammi finire. Alla terza però, lei si era già sfogato. Uno medio, parlare io. che tra l'altro mi ha dato davanti alle persone, quindi non ne parliamo che stiamo proprio in debito, ma te lo sto facendo apponare. Sono due medi e uno piano. Due medi fanno uno forte, io mi ha dato uno forte, quindi sono in debito di uno piano. Non è la quantità che vado cercando io. È la potenza. No, neanche. La potenza è più No, è il rispetto delle. È il rispetto, questo è il rispetto. Il rispetto No. è misurato, che porta l'avevi portato. Aspetta, tu mi vieni una botta, me la tengo, non dico niente. La seconda me la tengo niente. La terza ho detto basta, tu continua. Ho detto io, ora devi prenderti la botta e finito a finire là. Non devi tornarmi. Riprende le sue scuse. Il pubblico a casa, se lui osa toccarmi, stanotte gli sciuppa la testa. Non mi sembra una mano convinta comunque. Il pubblico a casa, io mi fido di Gianni, mi fido di mio cugino, siamo come stiamo fatto dall'alba dei tempi. Ma una promessa è sempre una promessa. E mi tocca. È guerra. C'è un ragione armistizio, no? Come proprio i fascisti e i comunisti. Ragione armistizio. E il primo che sgarra viene a bottone di mazzata dall'altro. Quindi nemmeno io posso sgarrare, ovviamente. Ma ne devi dire qualcosa alla telecamera, vedi? Mi ha messo uno davanti mentre faceva la foto. Gianni fa Mimmo, quello è girato e questo già ci se n'è andato. Funzionato. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
l'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous régaler. La fête va enfin commencer. Sortez les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis libre enfin le festin est sur mon chemin. Une vie à me cacher et puis libre enfin le festin est sur mon chemin. Dopo circa un quarto d'ora che siamo dentro, siamo finalmente arrivati alle piscine all'aperto, davvero molto belle. Buone? Una piscina all'aperto. No, sono tre, sono 1, 2 e 3, sono separate. Ma sono calde. Ora vado un vino a bomba, devo riprendere. Faccio qualche lezione di acqua gym con Mone. Acqua gym? Lasciali mamma che caldo, porca miseria. Mone, può fare una pasta. Ma a dicembre qua deve essere troppo bello. E infatti vedi il video, c'è lui che corre da una piscina all'altra e corrono come i pazzi. Ah, guarda che insieme impressionante. Questi due qua. Secondo me l'altra è più calda. Il Mazzafari l'ha fatto a dicembre, noi lo possiamo fare ad agosto. Ma è bellissimo. Come l'acqua, Gianci, come l'acqua. È la mia volta che tremo di caldo. Mamma mia, brucia l'acqua. No. Se faccio un bisciotto poi Schifo. Finiscila. Non lo fare. Non lo fare. penso a 80 gradi. Ma mettiamocela sotto. È più alta pure qua l'acqua? Com'è l'acqua? Buona coreografia, 1, 2, 3. Già sei un po' che stava chiudendo il mondo. Poi eravamo di più. Allora. Battere, così ci sentiamo e ci diciamo pure il tempo. No. Mi senti. Ho sbagliato, ma questa volta. Niente.
Siamo entrati nelle terme chiuse, sentiamo un odore strano ma familiare, perché la mia mente vagava per ricordi caratteristici e mi ha riportato alla mente di quando nonna mette il pollo nell'acqua bollente per spennarlo. L'odore è lo stesso, uno schifo di puzza, poi c'era l'acquetta nera a terra, ma che schifo, la gente con tutti i genitali, mamma che schifo, che vomito, che nasio. Invece qua vedi è bello, c'è l'aria aperta, fresca, quella era già calda l'aria, quindi non ti dico sto termine, invece volevi fulmine e tempeste? Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporale. Allora tutto è ciclico, ogni mattina si riduce. Una Sarajevo sulle mie tapparelle che il sole mi taglia di... Allora, appena usciti dalle terme, esperienza approvata, forse la più bella che abbiamo fatto qui a Budapest. C'è da dire due cose: le terme fuori, oltre ad essere le più calde, sono anche le più caratteristiche, le più belle. Oltre al fatto che fuori fa freschetto, nelle terme ci sono 38 gradi, quindi c'è uno sbalzo termico impressionante, quindi stai con la faccia fresca ma il corpo caldo. Dentro ci sono varie vasche un po' più piccoline e peculiarità, c'è puzza di pollo. Di quando metti, cioè voi cittadini della città non sapete questi odori, ma quando prendi il pollo, lo ammazzi e ci toglie le penne, lo butti nell'acqua bocchiuta, bollente, E le penne si tolgono prima. e le penne si tolgono prima e c'è quell'odore praticamente, proprio nell'acqua, quindi ti fa un po' schifetto. Altra cosa in Gnagnola sono state le due saune, di cui una era aromatizzata, possiamo dire, molto vaporosa, fatto bene ai polmoni, infatti già adesso respiro meglio, non sto scherzando. L'altra invece era solo a 50 gradi, c'era scritto quiet please. Appena siamo entrati, qua ha iniziato a parlare come non ci fossero domani, tutte le persone che c'erano sono alzate e siamo rimasti da soli come i pirla. Lì c'era una coppia che scappava da ogni sauna, appena vedeva noi si alzava e se ne andava. Le saune ha cambiato perché siamo andati da noi. È stata una bella esperienza, da rifare, assolutamente da fare d'inverno sicuramente, o quando il clima è ancora più fresco, ci sono almeno tipo a dicembre no, però fine ottobre, quando ci sono 10 gradi in meno e fuori ci sono 15-16 gradi, le piscine fuori saranno il top. L'inizio è stato un po' scioccante, pensavo che l'acqua così calda potesse avere questi risultati sul corpo. 38 gradi possono sembrare pochi, ma sono davvero tanti. Quella era la pasta praticamente quasi. Infatti l'assaggino del Mone c'è stato col mignolo per controllare se il sale c'era. Voleva dire che era Quasi condita, con assai dita, di assai gente. Io rimango fino a quando non accendo le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente d'essere come diamanti invisibili alla gente. Io rimango fino a quando non accendo le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente d'essere come diamanti invisibili alla gente. Allora il Cola, grandissimo Cola, è appena uscito di ricordiamo, una nazione straniera senza un documento di riconoscimento. E vabbè, dice vabbè, al massimo lo capiscono, lo riconoscono. E come siamo andati in un posto in cui ieri abbiamo proprio visto con i nostri occhi che vedevano i documenti di riconoscimento per vedere se eri maggiorenne, Cola che fa? L'unica volta che scende un documento e oggi deve tornare indietro, probabilmente perso, probabilmente preso dalla Yakuza ungherese per prendere il documento ungherese e il documento di riconoscimento. Commento su questo atteggiamento del Cola? Molto distratto, oggi ha fatto già 2 strike, probabilmente stasera farà il terzo, anzi io direi già arrivato a 4-5 strike. Basta pensare solamente che lo faceva all'interno della sauna. All'interno della sauna, all'interno delle vasche, all'interno dei spogliatoi, all'interno un po' ovunque. Oggi Cola sembrava un po' sotto effetto di droga, probabilmente. Quindi diciamo questa botta diciamo che ha fatto sì in modo tale da fare unplane sia in che out, diciamo non solo all'interno ma anche fuori. Sì, diciamo che una coppia ha cambiato 3 saune perché per non stare vicino a Cola. Ed ecco poi
l'uomo che dimenticò il documento di identità in una nazione straniera, neanche parte della comunità europea. Non sono in vena perché non quello lo Dove siamo? Sono in bello, però lo so scrivere. Siamo in un posto molto promettente. Fuego, penso sia una specie di catena spagnola, quanto anche il cartello ci indica di aspettare in lingua spagnola, oltre l'inglese e appunto l'ungherese. Penso la specialità sia appunto il pollo, in quanto raffigurato anche sopra la cucina. Un pollo intero, porca miseria, elimina tutti quanti. 2 polli interi voglio, il prezzo di uno, 2 per 1. Diciamo che è un buon odore e ci invita ad entrare, quindi sono molto contento di questa scelta, a differenza dell'opinione pubblica che non la pensa allo stesso modo. Non ho detto niente. Ok, sempre Io, la mia sola cosa ho detto, il pollo allo spiedo lo mangio pure in Italia, alla pizzeria. Burger King, hai due volte a Burger King, ma non puoi parlare. Burger King ha una specialità tipica ungherese che in altri posti non ha. Ti ricordi qual è la specialità tipica del Burger King ungherese? Ah sì, che neanche tutti i posti possiamo riempire la... No, qual la era bibita. Gianci, che l'ha detto il primo giorno il grosso. Questo nuovo volatile che hanno solo qui a Budapest si chiama pollo. Il pollo! A me la miseria, Gianci non lo sa. Il volatile, vai. Io non è che le invento le cose, le so in questa testa. Aspetta, fammi vedere. Malleabile. Siamo qui, e se come, siamo qui a ridere e scherzare per riprendere momenti di hilarità, sperando che il cola non gli mostri la carta d'identità. Quando mi devo rinnovare? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo. Are you filming everything, guys? Yeah, we're trying to do a kind of vlog. You're a YouTuber or what? You're a YouTuber or what? Respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar. Molto buono, tenero, per niente secco, la pelle speziata punto giusto, croccante, ottima scelta. Concordo e condivido e sottoscrivo. Non volevi svenire, ti è piaciuto? Ancora questa sera non volevo venire. Ho detto che il pollo allo spiedo c'è pure in Italia, mi sono ricreduto. Che poi veramente Quindi che cosa vuoi dire? è molto buono. Quindi che cosa vuoi dire? Mi sono ricreduto. Quindi vuoi dire grazie a? Grazie a Giangi. Grazie a? Poi conti ottimi, grazie a? Dici un po' di grazie. I ringraziamenti finali. A Giangi. Poi. Posso ringraziare Cola? No. Grazie a posto, Grazie a posto. Pollo buonissimo, fuego, venite. Insomma qua porca miseria. ti nervosisce. Sono più tanto io Cola che non capisce. Grado di giuggioria o todderaggine o ubriachezza del mondo. E la seconda pinta la colla ma non molla. Sicuramente meno di Giangi visto che io peso di più. Non c'entra niente, quanto fai di scusa? 93. Eppure questo è tutto tranquillo. Noi siamo uguali. Ci sono più altri distribuiti meglio, quindi tu dovresti svenire prima, Sto bene. Ti dico, tu devi virare. Quando guidi, cioè, mi sento i riflessi rallentati, mi sento più lento, mi sento più. Facciamo una prova per vedere se è ubriaco o meno. Guardiamo il soggetto testa. Ma voglio vedere a questa distanza chi è che lo prende, scusami.
Cosa è arrivato in faccia? E mi dai un buono. Vuole un altro shot? E mi dai un buono. E prova la fila, vai, giù. Tu non mi sembri rallentato. Non è vero, è fatto. È solo orgoglioso. Se usciamo da qui faremo uno scatto, vediamo che è rallentato. Ma non in quel senso. Ma andiamoci strumenti, la pistiamo. Mane, fammi un passo di danza. Per niente. Ah, sai perché io mi sembro Doddero? Perché io già i freni inibitori ce li ho molto bassi. Da sano io non ho freni inibitori, cioè, ci sono le foto proprio qua. Kebab, my friend, kebab. Kebab? Taxi? Bicicletta taxi con l'accento. Sono io quello Doddero. Sono io quello Doddero, gente che fa la panza al kebabaro. Fai capire abbiamo mangiato, cioè. Oh no, quale? Non ci sono. Ci sono? Non ci sono. Ci sono? Ci sono? Non ci sono. Ci sono. Non sottovalutare mai il ritorno verso casa, ciò che chiami tale. Ma è una gioia tranne la fermata prima di centrale. Sto cercando un posto tutto mio, è solamente ciò che voglio. Oggi tutto bene sì, ma domani comio. Mi vedi sono qui davanti, ma con la testa a 1000 miglia. È come dire li chiamano fichi d'India, ma ce n'è di più in Sicilia. Non mi ricordo cosa ho fatto ieri, ma so capire i sentimenti veri. Sono quelli che lavorano di notte come i panettieri. Quanta paura di essere diversi, ma quanta noia ad essere perfetti. I ponti sono fatti per buttarsi, mica per metterci lucchetti. Forse troppa fantasia, io ho dei problemi di allegria. Ancora fa riprese di sistemi governativi per la difesa del paese e ovviamente arriva la gente che dice cancella il naso, se no ti portiamo in cella e non la vedrai più per almeno 2 anni. Anche se io avrei fatto finta di cancellare, tanto che capisco in italiano e in inglese loro. I vestiti di nero con la faccia pallida. Sembriamo la Juventus e tu per fare il derby ci hai tirato una granata. Com'era Budapest? Allora, possiamo dire che era una bella città, non molto grande, infatti è possibile girarla interamente a piedi, se no con i mezzi ci eravamo messo la metà del tempo a girarla tutta, però quei 17-18 km al giorno hanno fatto bene sia per il nostro corpo che per la nostra anima, come dice Mone. Ok, Mone acconsente. Possiamo dire che ci soddisfatti, rispetto forse a una città un po' più culturale, forse non abbiamo scelto noi le giuste attrattive da visitare, ma diciamo che la cultura non è che ci ha attirato molto dall'esterno. Forse l'unica cosa è il Parlamento, mi è rimasto un po' qui, che lo volevo vedere all'interno, facciamo una fila davvero chilometrica. Ho avuto la fortuna e la sfortuna di capitare nel giorno della festa nazionale, infatti c'era filo ovunque per visitare ogni cosa, però abbiamo vissuto uno spettacolo dal mio punto di vista. Sono stati fuochi d'artificio la sera il giorno 20, 30 minuti abbondanti di fuochi d'artificio, situati su 2 ponti anche nell'intermezzo, quindi è davvero un bel vedere. Nulla paragonato a Mone, sicuramente un bel vedere. Un po' di pelata. Ok. Mone, un po' di considerazioni tue finali. Concordi, sottoscrivo tutto quello che dice il Francia. Da Budapest è tutto. Ma è una gioia tranne la fermata prima di centrale. Sono alquanto spaventato che guardo le ricerche che Mone sta facendo sul suo telefono e ha aperto un articolo scritto la cellulite è unisex, colpisce anche gli uomini. Ma cosa ne pensi della cellulite? È unisex? Non ti senti un po' colpito dalla cellulite? Sinceramente no. Interiormente? Neanche interiormente? No. Un po' c'è tutto poi cellulite interiore.